Ho creato la prima app social per neurodivergenti in Italia e ti confesso che alle primissime fasi avevo un enorme dubbio che non ho risolto io personalmente, ma ho avuto quella che in gergo tecnico si chiama botta di culo. Essenzialmente, da utilizzatore di internet dal 2008 più o meno, io so che le comunità su internet hanno un fortissimo squilibrio di genere. Di solito succede che il 90% sono maschi e il 10% sono donne. E visto che si tratta di un'app social per catalizzare relazioni, questo obiettivo si ha quando si hanno quei rapporti di genere che si vede di solito alle scuole elementari e alle scuole medie. Sulle app di dating questo rapporto causa seri problemi lato utente ma grossi profitti lato azienda. Ad esempio su Tinder, a seconda della nazione, il rapporto maschi-femmine è tipo 4 a 1, in alcuni casi addirittura 8 a 1. Insomma, è la festa della salsiccia, come sa anche chi ha frequentato certe discoteche, non di certo io. Se uno va a fare un salto in letteratura scientifica, cosa che io ho fatto e che ha appunto costituito base del mio forte dubbio, scopre che la maggior parte delle diagnosi di autismo hanno una forte prevalenza di maschi. In un primo momento sapevo solo questo, quindi sulla base di questa informazione io il rapporto fra generi l'avrei bellamente non rispettato. Ebbene, quando ho aperto il canale TikTok mi sono accorto esattamente dell'opposto e secondo me non è una notizia proprio positiva. Praticamente sulle statistiche di TikTok vedo che l'85% dei follower sono donne e questo va un po' a rafforzare quello stereotipo di genere che le donne hanno più interesse per la salute mentale o comunque più in generale per la psicologia. Anche gli iscritti sull'app praticamente al momento sono l'unico maschio ed è una cosa che mi lascia abbastanza basito. Da che io pensavo di avere un problema, adesso ho l'opposto. Per assurdo, l'unico video dove ho avuto un pubblico più maschile era quello dove parlavo di The Sims e di solito i videogiochi attirano un pubblico maschile, peccato che The Sims ha una prevalenza femminile, quindi è un po' un cortocircuito. Quindi con questo video io spero di raggiungere qualche maschio che rientra nel pubblico obiettivo di questa app, cioè che appartiene allo spettro autistico o DHD o qualche altro tipo di neurodivergenza, perché ci tengo a questa cosa di equilibrio di genere. Come fa anche, non a caso, un'applicazione che negli ultimi anni è diventata nota, soprattutto nei grandi centri, che è Com Home. Non mi pagano per dire questo.